Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Finalmente quest'oggi torniamo a parlare del Dynamic Moving. Se ve lo ricordate bene, esattamente un anno fa avevamo fatto una bellissima avventura sull'Etna, ovviamente con il Dynamic Moving. E su quel monopattino che mi avevano prestato i ragazzi del Dynamic per fare quella scalata dell'Etna c'erano montati due motori da 500 watt ed erano dei motori potentissimi, e quindi io avevo chiesto a quelli del Dynamic di mandarmi un motore 500 watt per montarlo sul mio che monta un motore 350 watt, per avere un po' più potenza ma non l'ho velocità, perché la velocità più o meno rimane la stessa. In realtà i ragazzi di Dynamic Moving sono stati davvero bravissimi, mi avevano mandato il motore tipo circa tanti mesi fa, e quindi dopo tanti mesi quest'oggi ho avuto la possibilità di provare questo motore. In realtà l'ho testato per diversi chilometri, forse ci ho fatto, se non mi sbaglio, 120-130 km. Insomma ragazzi, il motore è questo qua, che più o meno è uguale a quello da 350 watt, sia in dimensione in tutto, cambia solo la potenza, che quello che ci ho montato sul mio 350 watt e questo è 500 watt. Arriva con la sua centralina leggermente più grossa rispetto a quella da 350 watt, perché la centralina del motore da 350 watt ovviamente non va bene per un motore da 500 watt, quindi mi hanno mandato anche la centralina per questo motore qua. È un upgrade facilissimo che si fa in pochi secondi. Questo video serve semplicemente per testare, per vedere la potenza di questo motore e come reagisce, e serve anche per voi, se avete acquistato il Dynamic Moving e voleste fare questo upgrade, almeno trovate un tutorial che vi spiega la procedura passo passo. Quindi che dire, vorrei ringraziare tantissimo i ragazzi di Dynamic Moving di avermi mandato questo motore e di avermi dato la possibilità di testarlo e vedere come si comporta. Io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale qualora l'avessi fatto, ovviamente, e ovviamente di attivare la campanellina per rimanere aggiornati sempre sui nuovi video pubblicati. Dai, non perdiamoci tanto in chiacchiere, passiamo al montaggio, ma dopo la sigla. Ok ragazzi, allora prima di andare a smontare il motore andiamo a staccare la centralina. Ok, questo primo cavo che abbiamo trovato qua, cavo del motore, che sarebbe questo qua. Io li avevo già staccati questi, ma dopo vi faccio vedere come collegarli correttamente. Stacchiamo la batteria. Ok ragazzi, questo è il cavo del motore, l'abbiamo staccato. Ora sfiliamo il cavo, che è semplice da sfilare, e ora con una chiave del 18 andiamo a smontare i dadi. Insomma ragazzi, siamo qua fuori a fare delle prove. Qua dietro di me c'è una salita davvero molto ripida in quale facciamo dei test. Nel video precedente avete visto che montavo il motore da 500 watt, ma prima di mostrarvi la potenza di questo motore 500 watt in questa salita qui, vorrei mostrarvi anche la potenza del motore 350 watt. Quindi questo video è stato girato prima di montare il motore 500 watt, ora direi di andare a provarlo e testarlo e vediamo dove arriva, così lo confrontiamo con quello da 500 watt. Come ben vedete la salita, insomma partiamo a una distanza di una decina di metri più o meno dalla salita. Ora accelero e vediamo fino a quando arriva. Qui si sta già sforzando un pochino, però continua a salire. Stiamo andando a 6 km/h. E via, direi che ha smesso. Abbiamo fatto un bel tratto, come ben vedete, manca ancora tantissimo arrivare in cima. Comunque, essendo un motore 350 watt, direi niente male, niente male. Non so se riuscite a vedere per bene
questa salita quando è ripida comunque è davvero una bella salita. Ora, fatta questa prova, direi di andare a provare il motore 500 watt. Insomma ragazzi, siamo qui di nuovo allo stesso punto di partenza di prima, ma stavolta con il motore da 500 watt. Diamogli il vantaggio di una decina di metri come abbiamo dato a quello del 350 watt e vediamo come si comporta anche questo motore. Insomma ragazzi, niente male, direi che questo motore davvero si è comportato davvero molto bene, in quanto abbiamo superato il motore da 350 watt. Direi che siamo riusciti a salire abbastanza in alto, non siamo arrivati in cima perché questa salita è davvero molto ripida. Ora andiamo a contare in quanti passi abbiamo superato il motore da 350 watt. 26. Insomma ragazzi, siamo riusciti a superare il motore da 350 watt di 26 passi più o meno, quindi direi 26 metri più o meno, perché un passo dipende dal passo dell'uomo, un passo fa un metro circa. Direi niente male, di potenza ne ha tanta, invece di velocità rimane la stessa. Insomma ragazzi, come avete visto, questo motore 500 watt si è comportato davvero molto bene. A parte abbiamo fatto un test, una salita davvero molto ripida, l'ho fatto apposta per provarlo fino a fondo, per vedere come si comporta e di scoprire la potenza di questo motore. Vi garantisco che questo motore 500 watt è davvero molto potente. Purtroppo la velocità che rimane la stessa, però l'importante è avere più potenza. Magari questo upgrade lo potrebbe fare uno magari che sta in montagna, che confronta tante salite durante il percorso della giornata. Vi chiedo scusa se non vi ho fatto vedere il collegamento della centralina, ma non vi preoccupate perché i fili sono gli stessi, i colori sono gli stessi, quindi quando andate a collegare la centralina scollegate cavo per cavo e andate a collegare i cavi della centralina 500 watt. Comunque ragazzi, questo è tutto. Per chi vorrebbe fare l'upgrade del motore 500 watt basta andare sul sito Dynamic Moving o contattate direttamente loro, che sono sempre disponibili e gentili e cordiali. Insomma ragazzi, questo è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'avessi ancora fatto, di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video e di mettere un like ovviamente se vi è piaciuto questo video. Questo è tutto dalla Co Creative e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao ragazzi!